Io mi chiamo Anna Maria La Greca e sono nata a Pollica e sono proprietaria del ristorante La Tartana. Ho iniziato questa attività da 9 anni, prima di tutto perché mi piaceva cucinare. Diciamo che ho iniziato appena sposata, perché prima di sposare io studiavo e quindi non facevo niente. Poiché facevo tantissime cene con amici, a un certo punto ho detto ok, ho trovato questo localino e ho aperto questa piccola attività. La base di tutto è il pesce, la verdura, prodotti freschi a chilometro zero, ortaggi prese dalle contadine. Ogni mattina qui vicino al mio ristorante c'è sta un mercatino delle contadine che vengono da Acquavella, da Scea, espongono tutti i prodotti di loro produzione. E io la verdura compro tutto là. Quindi è una cucina molto, molto semplice, senza piatti elaborati. Un olio buono, innanzitutto olio di produzione nostra anche. Abbiamo degli uliveti vicino a casa nostra e anche in un'altra campagna un po' più distante da casa nostra. E mio marito praticamente fa la raccolta la mattina e stesso in giornata l'olio viene fatto. Ormai la tecnica diciamo si è modernizzata, scotitore e reti. Io ho tenuto una pescheria 25 anni e mio marito faceva il pescatore, quindi, e anche mio padre naturalmente, quindi col pesce già aveva una certa dimestichezza. Mio padre aveva un peschereccio, diciamo una paranza, e faceva la rete a strascico e quindi era uno dei più vecchi pescatori di Acciaroli, anzi uno dei primi, perché ad Acciaroli tantissimi anni fa c'erano solamente 2 cianciole e mio padre aveva il peschereccio e forse, se mi ricordo bene, c'era un altro peschereccio, quindi queste erano le barche. Poi una volta costruito il porto, insomma, Acciaroli è diventata piena di pescherecci. Tutti quanti poi hanno comprato barche e l'hanno fatto per tanti anni. Ora è un po' calata perché molti hanno venduto. Triglie, merluzzi, gamberi, sogliole, polpi. I pescherecci prima non avevano tutta la strumentazione che hanno oggi. Allora tutti i punti dove dove pescavano loro dovevano avere dei riferimenti da terra. Invece oggigiorno con i radar, con l'ecoscandaglio è molto diversa. Avevano le colline, le chiese, insomma i punti a terra, perché se non sapevano i punti di riferimento da terra, allora non c'erano gli ecoscandali, quindi non sapevano il fondale com'era. Mio marito l'ha fatto per 30 anni e poi dopo io ho lasciato la pescheria, ho chiuso e mi sono dedicata al ristorante. Allora, quello che mi ha dato più soddisfazione in questi anni è stato, diciamo, lo spaghetto con i gamberi rossi. I gamberi rossi vengono pescati qui nella zona e questo piatto ho visto che era molto richiesto ed è ancora molto richiesto, quindi è uno dei primi piatti miei. Il piatto, diciamo, che faccio io, che ho ripreso da quando ero ragazza, sono le alici alla cilentana, le melanzane alla cilentana, perché questi erano piatti che si facevano perché prima c'era una cucina molto povera, quindi non c'era tantissima scelta. E con le alici imbottite alla cilentana, ora le chiamiamo alla cilentana, però prima si chiamavano alici imbottonate. Veniva fatto anche un primo piatto, lo spaghetto, quindi si faceva un solo piatto che equivaleva a primo e secondo. Gli alici è un altro tipo di pesca, cioè si fa con un'altra barca che si chiama la cianciola. E quindi viene fatta in prima serata, prima nottata con le luci, quindi è totalmente diversa. Allora ce n'erano proprio tantissime perché venivano pescate molto di più.
Mia madre era una buona... vabbè, eravamo 5 figli, quindi cucinava tutti i giorni. Io mi ricordo tanti anni fa che mia madre faceva raccoglievano le cicorie, cioè l'erba di campo, che ora è molto richiesta anche ora, però prima tutti quanti la raccoglievano perché non c'era tantissima scelta. Poi chi faceva l'orto l'avevano, però chi no comunque si andava nei campi e si raccoglieva. La mia cucina è rigorosamente tradizionale. Io non faccio fare piatti cioè, estremi, devono essere piatti che rispecchiano la cucina nostra. La mia cucina rispetta l'ambiente perché non è niente di industriale, è tutta materia prima e lavorata da noi. Del Cilento amo tutto, la nostra vita tranquilla, genuina. Noi abbiamo, diciamo, tutto, cibo buono, qualità della vita altrettanto. Allora, la dieta mediterranea per me è uno stile di vita molto pulito, mangiare bene, l'aria è buona da noi, non c'è inquinamento, non c'è niente, quindi siamo, diciamo, un po' un'isola a parte. I piatti che rispettano la dieta mediterranea da me sono la verdura, gli alici, le melanzane, la parmigiana, un piatto povero che io non la faccio cioè ricca di molte cose, la faccio anche con le patate perché in tempi addietro si facevano, per fare un piatto più sostanzioso si aggiungevano le melanzane, uno strato di melanzane, uno strato di patate, formaggio e sugo. Basta. Allora, la dieta mediterranea per noi è un patrimonio, ora è diventata quasi una cultura, quindi ci studiano. La dieta mediterranea va sicuramente salvaguardata perché è uno stile di vita migliore. La dieta mediterranea, per diffonderla, ho il mio ristorante, quindi io la diffondo così. Il vino deve essere innanzitutto fatto, insomma, noi non abbiamo tantissimi vini, ma la maggior parte dei vini, la cantina nostra è ricca dei vini cilentani. Io preferisco assolutamente il vino rosso. Già da noi la cultura nostra prima era vino rosso, quindi per me il vino rosso è cioè lo apprezzi di più. I vini bianchi sono molto, diciamo, leggeri, il vino rosso invece specialmente se è un vino locale della nostra zona, è molto il sole, la terra, quindi lo rende molto gradevole. In tempi addietro tutti bevevano vino rosso, ai tempi di mio nonno si lo produceva, si faceva anche il vino, poi man mano avevamo le vigne, però pian piano, poi una volta morto mio nonno, morto mio padre, abbiamo smesso di coltivare le vigne. Il vino rosso ricordo quando si faceva la vendemmia, che c'era mio nonno, mia nonna, i miei zii, cioè la mattina si andava alle 4 di mattina e poi ricordo che non si usavano le cassette, ma si usavano i cesti di paglia, quelli lunghi, e tutti quanti noi a raccogliere l'uva, per poi avevano la botte e poi si pigiava con i piedi. E io da bambina lo facevo ogni tanto, me lo lasciavano fare giusto 10 minuti. No, il pane è importante, perché deve essere anche un buon pane. Infatti anche nel pane noi acquistiamo un prodotto che si trova dappertutto. Abbiamo un panificio che ce lo porta tutte le mattine. Ma era l'alimentazione di prima. Prima si faceva il pane una volta a settimana e si teneva nei cassoni di legno.
Oppure si faceva il pane fatto... Mia zia è morta 2 anni fa, ma fino a 10 anni fa lei faceva ancora il pane nel forno. Aveva un forno in campagna e si faceva il pane. Cioè lei lo faceva, lo impastava, lo cuoceva, faceva i filoni, poi lo tagliava, poi lo rimetteva nel forno e faceva il pane biscottato. Che prima così tutti quanti lo facevano. Un altro punto forte della dieta mediterranea, le nostre olive ammaccate, che si raccolgono molto verdi, si schiacciano, si toglie il nocciolo e poi si lasciano 3 giorni, cambiare l'acqua tutti i giorni e poi si mettono nei vasetti molto stretti, pressati e così si tenevano. Le olive ammaccate è d'obbligo. Mi ricordo mia madre che faceva anche le melanzane sott'olio, perché poi alla fine, che cosa? Ora non è che vai al supermercato e trovi di tutto, prima no, non trovavi niente. Quindi era, diciamo, l'arte di arrangiarsi con una cucina che ora è stata rivalutata. Da noi vengono per esempio gli svedesi ogni anno, che fanno i gruppi, fanno 3 giorni e mangiano, noi dobbiamo preparare un piatto, diciamo, della dieta mediterranea e quindi noi ogni anno facciamo, quest'anno abbiamo fatto una sola cena con 30 svedesi. Loro vengono per 7 giorni, 8 giorni, mangiano solo prodotto della dieta mediterranea. Fanno le analisi prima e le analisi dopo, per vedere l'alimentazione se ha un effetto sul corpo. Quindi noi siamo molto studiati.